Ciao ragazzi, oggi siamo in questa location diversa da quella che utilizzo di solito per le recensioni perché vi andrò a parlare di quella che è il sistema dinamico di NJ Motion. In questo caso specifico parliamo della versione Evo. Nel loro sito sono disponibili la versione Evo e la versione Compact. In realtà la versione Compact è il primo modello che hanno creato, la Evo è il modello evoluto. Io non ho provato personalmente la Compact, da quello che mi è stato detto sono motori un po' meno performanti rispetto a questi. Devo dire che questi ragazzi sono non performanti, super performanti. Quindi forse, a parte i momenti in cui sono in particolari sconti o meno, si potrebbe valutare anche spendere 400 euro, 500 euro di meno per la versione Compact. A quanto dicono è anche un pochino più rumorosa, questa personalmente l'ho trovata molto silenziosa. Faccio un cappello qui nella parte dell'introduzione. Ragazzi, ho fatto tantissimi video che vanno nello specifico di alcuni aspetti di regolazioni, scelta di effetti, scelta di movimenti, quantità di movimenti. Proprio in questo momento ho pensato di creare una piccola playlist, andatevela a cercare all'interno del canale se vorrete approfondite, prima di fare una spesa anche di questo tipo, alcuni aspetti, alcuni argomenti riguardanti il mondo dei sistemi di movimento, e personalmente ve lo consiglio. Le scuole di pensiero rispetto al movimento sono quello far muovere tutta la postazione, e NJ Motion ha deciso di far muovere solamente il sedile. Ci sono tantissimi brand che hanno fatto questo tipo di scelta, questo dipende anche da che cosa vorrete simulare nel modo migliore, perché ci sono alcuni aspetti che con questo si simulano meglio, altri aspetti che si simulano meglio muovendo tutta quanta la postazione. Però adesso, a parte questo, andatevi a vedere tutti i video che ho fatto, entriamo nello specifico dell'NJ Motion Evo. La prima cosa che voglio dirvi è che la potete montare anche per terra, non serve per forza avere una postazione. Sicuramente in quel caso consiglierei di avere la pedaliera appoggiata al muro, perché anche i piedini in gomma che utilizza, devo dire che danno un'ottima stabilità anche alla pressione. Quando utilizzate un freno, naturalmente non a cella di carico, non idraulico, che richieda secondo me troppa forza per doverlo azionare. Ma chi anche ha una scrivania e vuole aggiungere un sistema di movimento, secondo me questo è indicatissimo. È indicatissimo anche a chi, come me, ha problemi di spazio, per esempio, perché sia la parte dei motori sia la parte dell'elettronica è tutta contenuta all'interno di tutto il sistema di movimento. Non ci sono altri spazi da dover occupare per la parte elettronica, perché molto spesso, per esempio, quelle con i 4 attuatori hanno un rack molto grande da dover mettere vicino alla postazione, vari cavi che devono uscire. Questo rimane molto pulito. Dal sistema di movimento che andrete a montare sulla vostra postazione uscirà soltanto il cavo d'alimentazione, il cavo delle stop, e andatevelo a montare in posizione vicino. Personalmente non l'ho mai dovuto azionare, io l'ho posizionato qui dietro, ma ci arrivo tranquillamente con la mano, e la scatoletta con i potenziometri per andare a agire su alcune cose, ma ve ne parlo adesso più avanti. Per quanto riguarda proprio il montaggio sulle postazioni, per montarla nella maggior parte delle postazioni dovrete acquistare delle staffette aggiuntive che mi sembra costano poco meno di 70 euro. L'ingombro che ha tutto il sistema è tra i 44 e i 45 cm, quindi è tranquillamente montabile sulla maggior parte delle postazioni che hanno un interasse interno di 50 cm. L'ho montata tranquillamente anche sulla mia SimFactory, che ha un interasse da 55 cm, che forse è tra le più larghe che ci sono in commercio. Secondo me c'è l'aggio anche di un altro centimetro, secondo me anche con 56 cm interni riuscite a montarla. Se avete qualche dubbio, contattate i ragazzi di NJ Motion che vi aiuteranno a capire se è compatibile o meno con la vostra postazione. Ritengo personalmente che sia montabile sul 99% delle postazioni, quindi quello secondo me non sarà mai un problema. Le staffe che acquisterete renderanno anche possibile scegliere diversi tipi di altezza. Io in questo caso, per raggiungere quella che è la posizione che piace a me con il sedile, diciamo nella posizione più bassa, ho montato tutto il sistema nel punto più basso, e per quanto riguarda questo aspetto, cioè montarla più in basso possibile, sarà possibile solamente se nella vostra postazione avrete o delle rotelle come me che quindi alzano di un bel po' la postazione, oppure avete dei piedini regolabili. In questo caso la mia postazione ha i longheroni laterali da 13 cm e mezzo. Per posizionarla nella posizione più bassa, in realtà la parte del motore in realtà sta un pochino più in basso. Io non ho particolari problemi proprio perché ho le rotelle che alzano la mia postazione di 9 cm da terra. Anzi, per dare ancora maggiore stabilità, in realtà mi sono creato anche dei piccoli piedini in stampa 3D per fare in modo che il motore non stia totalmente sospeso, ma appoggi anche esso per terra. Questo perché vi faccio vedere
così almeno vedete un pochino il sedile con le sue staffe tende ad avere più elasticità rispetto per esempio a questo sedile che è super solido quando viene montato sui suoi longheroni. Naturalmente, per andare a diminuire il più possibile quelle che possono essere le flessioni di tutto il sistema, ho deciso di montare anche dei piedini. Naturalmente preciso che durante il gioco queste flessioni non sono percettibili, soprattutto perché il sedile è in continuo movimento, anzi per dei versi aiutano ad assorbire un pochino la violenza con cui certi effetti vengono espressi da questo prodotto, anche se anche lì potrete agire, potrete andare a cucirvelo totalmente addosso. Per quanto riguarda l'installazione, quindi penso di avervi detto tutto, non è per niente complicata. Ragazzi, io sono abbastanza forte, vi dico che per sollevarla, per poggiarla, per farla, fatevi aiutare da qualcuno, perché è veramente pesante. Anche portarla a casa è stato un bello sforzo, visto che nell'imballaggio è super protetta, venendovi consegnata su un pallet. Ma anche poi tolta dal pallet vi dico che pesa più di 40 kg. Detto, io sono abbastanza forte, per fortuna ce l'ho fatta e ho dovuto superare anche qua la parte del roll bar che ho su questa postazione. Non so quanta forza avete voi, vi consiglio di farvi aiutare da qualcuno, perché comunque per spostarla, le varie movimentazioni che dovete fare, secondo me in due lo fate meglio. Io mi sono ammazzato. Passiamo adesso a quello che può fare questa pedana. Per andarvi a spiegare meglio però questo prodotto voglio aprire SimTools. Eccoci su SimTools, questa è la schermata iniziale dopo che l'avrete configurato, c'è tutta la guida per poterlo configurare ragazzi, andatevela a vedere perché è veramente molto semplice. Questa è la schermata che vi appare per andare a scegliere quelli che sono gli effetti che vorrete utilizzare. Questi sono quelli che ho scelto io. Non vorrei entrare troppo nello specifico perché, come sempre, reputo che siano delle cose molto personali e già il profilo di base, secondo me, è ottimo per iniziare a capire come funziona. Ho fatto altri video, come vi ho detto, vi invito ad andarli a vedere perché vi possono aiutare a capire che cosa mettere, quanto metterne. In realtà poi quanto metterne lo dovrete decidere voi, secondo me. Comunque, nei profili base comunque viene utilizzato lo sway, il surge e il levi. Lo sway sarebbe la forza G laterale, il surge sarebbe la forza G avanti e indietro, cioè quelle di accelerazione e decelerazione. Per quanto riguarda levi, riguarda tutti i movimenti dall'alto verso il basso, che avete già capito che questo prodotto non può riprodurre con il movimento su e giù, ma viene riprodotto con micro movimenti avanti e indietro. Personalmente il movimento su e giù è un'altra cosa, però vi dico che vengono riprodotti e avete un'ottima sensazione anche riprodotti soltanto facendo avanti e indietro. Per quanto riguarda le prestazioni di movimento, tutta la base si può muovere avanti, si può muovere in tutte le direzioni, naturalmente pensatela totalmente libera nel suo asse, quindi può fare una rotazione completa. Naturalmente tutto questo ha una massima escursione, ci sono 10 gradi in avanti, 10 gradi indietro, 10 gradi lato sinistro, 10 gradi lato destro. Vi faccio vedere anche attivando il test e andando sullo sway, vedete? Adesso mi sto spostando, guardate, se lo faccio veloce, a che velocità potete venire sballottati. E stessa cosa con il surge, come vi ho detto che sarebbe il movimento indietro e in avanti, vedete? Vi dico che 10 gradi dal mio punto di vista sono tantissimi, però sono utili perché i 10 gradi in avanti del surge sono utili per esempio anche per il pitch. Voi immaginate state frenando e quindi il sedile si deve spostare in avanti, ma se state frenando su una discesa e avete attivato anche l'effetto pitch, la discesa già vi porta un pochino più reclinati in avanti e quindi tutto il movimento deve comprendere sia il movimento del pitch della discesa e quello totale del surge per la frenata. Capite? E quindi ritorna molto importante che in questa prima schermata la somma totale degli assi dia 100, che è praticamente il movimento totale arrivando ai limiti estremi che possono fare i motori. Questo genere di set mover hanno due motori e si chiamano postazioni 2 DOF. Hanno semplicemente due direzioni di movimento, quindi possono muoversi avanti e indietro, destra-sinistra, naturalmente con tutta la rotazione che può esserci intorno. 3 DOF sono per esempio tutte quelle postazioni che hanno anche il movimento su e giù e in quel caso serve almeno un terzo motore, in molti casi vengono utilizzati 4 motori, sempre per avere un 3 DOF. Con 2 motori si possono raggiungere massimo 2 DOF, cioè 2 angoli di libertà di movimento. Una volta che vi siete cuciti quelli che sono i massimi movimenti che vorrete che tutto il set mover fa,
passate alla schermata del gioco in cui andrete a decidere come debba essere letta la telemetria che invia il gioco. Potete creare un profilo per ogni gioco, vi faccio vedere, io qui ho già fatto dei profili per tutti i giochi, in realtà ho creato sempre un profilo che vado leggermente a ritoccare nei giochi perché i valori di uscita di telemetria dei giochi non sono su tutti i giochi gli stessi. In questo caso, anche se sembra un pannello di un equalizzatore molto complicato, i valori che a voi interessano, se avete settato soltanto quelli, sono il surge, lo sway e l'IVI. Come vi ho detto, potete utilizzare già di base quelli che sono i valori preimpostati. Io ho fatto delle modifiche secondo mio gusto personale. In questo caso vi faccio un esempio. Di solito lavorano tutti in modo simmetrico. Io, per quanto riguarda il surge, avendo poco spazio nella parte dietro e non amo tantissimo sull'accelerata essere mosso troppo, ho sbilanciato quello che è l'effetto. Io ho molto meno effetto nell'accelerazione e più effetto durante la frenata, perché durante la frenata non mi disturba, nell'accelerazione un pochino mi disturba. E in questo caso il ragionamento da fare com'è? Se un gioco ha un'uscita di telemetria che va da -2 a +2, più noi ci avviciniamo a questo valore e più l'escursione che abbiamo impostato nella prima schermata sarà massima. Più noi ci allontaniamo dal valore 2, cioè quindi con 2,5, 3 e 4, e più quel 2 di uscita di telemetria verrà riproporzionato in quel 4. Quindi significa che se uscirà anche in quel caso il valore 2, se noi abbiamo impostato 4, il movimento sarà la metà. Io spero che sia chiaro, nel caso riascoltatelo perché la spiegazione è questa ed è davvero molto semplice, però naturalmente averlo in mano e lavorarci vi aiuterà a capire ancora di più. Quindi per ogni gioco andatevi a settare quelli che sono i valori per le escursioni che vorrete utilizzare. Ci tengo anche a fare una piccola precisazione anche su questi effetti, ve li faccio vedere, è un approfondimento in più che non ho mai fatto fino adesso, però ci tengo perché li ho utilizzati molto per andare a smorzare alcune cose che per esempio non mi piacevano. In realtà, entrando nell'approfondimento del singolo movimento, del singolo effetto, avete a disposizione altre cose che potete fare. In realtà alcune secondo me non vi servono, tipo la dead zone, io non ho trovato una reale applicazione. Mi è molto però interessato lo smoothing, cioè andare a smorzare quello che è l'attivazione, e questo soprattutto, per esempio nel mio caso, l'ho fatto sia per quanto riguarda l'effetto dello sway, cioè ho leggermente ammorbidito la velocità con cui mi va a dare le forze laterali, soprattutto perché lo trovavo un pochino troppo violento in alcuni casi, soprattutto a grandi velocità, quando capitava che muoviate molto velocemente il volante. Ho aumentato un pochino quello che è il damping per andarlo ad ammorbidire, ma soprattutto per quanto riguarda il surge, cioè quello che vi dà accelerazione e decelerazione, è legato con SimTool anche al cambio marcia. Con il damping a 0 il cambio marcia è sempre molto potente, personalmente anche troppo in certi casi, soprattutto in sessioni molto lunghe. Per andarlo a smorzare, utilizzare lo smoothing va a rallentare proprio la velocità con cui si attiva all'inizio, che è proprio quella che utilizza soprattutto nell'effetto di cambio marcia, e non va a influire dal mio punto di vista su quello che è invece poi l'effetto della frenata, che è quello che a me più piace anche proprio di questo genere di postazioni. E quindi anche qui andate a trovare quello che è l'effetto che più vi piace. Molto interessante comunque che il prodotto offre anche dei manettini a parte che potete montarvi vicino alla postazione per poter andare a modificare la velocità di azionamento dei motori, la reattività e andare a diminuire quella che è la corsa massima. Naturalmente, andando a agire su questi manettini andrete ad agire su tutti i movimenti. Se cominciate a diventare un po' più pratici di quello che è SimTools, potrete andarlo a fare per il gruppo, il singolo effetto, e secondo me va a migliorare quella che è l'esperienza rispetto a farlo in maniera generale. Naturalmente sono ottimi per chi non vuole mettersi a smanettare o capire, tramite quelli può sicuramente trovare la quadra su quello che è il movimento più adatto a lui. Anche perché, come ho detto, i movimenti massimi che questi motori possono fare secondo me sono eccessivi per quello che almeno è l'utilizzo guida. Probabilmente per un utilizzo anche per simulatori di volo potrebbero essere molto interessanti, per darvi per esempio proprio l'effetto che state decollando oppure quando state atterrando, o per esempio anche nella virata. Però nella guida, in cui l'effetto che vi devono dare queste cose è la forza G, secondo me non serve esagerare con i movimenti. Torniamo quindi a noi e alle conclusioni finali. Naturalmente è un tipo di movimento che a me piace. È perfetto?
No, come non reputo però perfetto neanche quello con i 4 motori. Ci sono sempre dei compromessi, ragazzi, soprattutto se volete comprare una cosa sola, perché poi magari questo si potrebbe abbinare molto bene a un sistema 4 attuatori che fanno il pitch and roll, questo vi fa il surge e lo sway e tutto insieme sicuramente risulta molto più completo. Ma ognuno di questi sistemi ha una specifica in cui eccelle rispetto all'altro. In questo caso l'aspetto che io ho guardato per me stesso è il discorso di comodità di montaggio in un ambiente molto piccolo in cui non ho tanto spazio. Mi piace tantissimo nell'effetto dei movimenti quello che è quello della frenata, fondamentalmente è quello che più mi piace, e in questo caso, anche se non è realizzato nella maniera più perfetta, perché servirebbe il su e giù, il discorso dei cordoli quando sali. In realtà quando sali sopra un cordolo lo fa molto bene. Quello infatti è uno degli effetti che ho tenuto un po' più alto rispetto per esempio al pitch delle discese e delle salite. Quello mi disturba un pochino, sentirmi allontanare piano piano o avvicinare piano piano quando c'è una salita e una discesa. Però quando salite sopra il cordolo quell'effetto secondo me è molto bello. E voglio chiudere anche il discorso accentuare o non accentuare con le cinture. Ve ne parlo dello stato attuale delle cose. Io ho anche l'aggancio sotto che permette di montare le cinture, le ho montate, ce le ho, e devo dire che l'effetto che ho avuto montandole così non mi ha fatto impazzire. Non è quello che io cercavo, che avevo provato anche in altri sistemi, però dal mio punto di vista riguarda le geometrie con cui viene montato. Secondo me, se lo dovete montare con l'aggancio loro e per avere le cinture solo per averle, l'aumento dell'impatto non è tantissimo, non è tantissimo. Questo perché la parte delle cinture viene viene praticamente quasi perpendicolare nella parte dietro, poi entra qui. In realtà anche quando vi spostate per i micro movimenti, poi perché poi non li faccio molto accentuati, anche quelli della frenata dove mi interessava di più che le cinture mi tirassero, provenendo dal basso in realtà non vengo tirato secondo me a sufficienza, anche andando a stringere molto quelle che sono le cinture, almeno per quello che è stato il mio gusto. Naturalmente mi riservo di fare un ulteriore video su questo punto, perché vorrò fare un'altra cosa, cioè portare un altro punto di ancoraggio nella parte più alta, proprio sul muro, in cui le cinture entreranno non in maniera più perpendicolare, ma sicuramente con un'inclinazione migliore, in modo che quando io mi sposto in realtà vengo tirato molto di più, provenendo le cinture più dalla parte del muro rispetto che totalmente dal basso, perché secondo me attutisce tantissimo quello che è l'effetto. Ho provato anche a montarle non con quella staffetta, ma direttamente sulla postazione, senza neanche l'utilizzo della molla. Migliora, perché si trovano un pochino più dietro rispetto a come le avevo montate, ma per quello che volevo è ancora un po' troppo poco. Però non ho avuto ancora il tempo di fare questa prova, ve ne ho voluto parlare perché secondo me è molto interessante anche l'aggiunta delle cinture in questa cosa. Ho già infatti anche montato, per andare a migliorare questa cosa, dei rulletti dietro per farle scivolare meglio, non è servito, e siamo work in progress su questa parte qui. Naturalmente, se sarà possibile, metterò dei codici sconto ulteriori, però molto spesso è già in sconto, si trova spesso già con degli sconti e aderiscono sempre anche al Black Friday e a varie scontistiche che ci sono durante l'anno. L'ultima scelta rimane sempre a voi. E queste sono le mie più sincere opinioni su quello che è questo prodotto, e visto che proprio in un video che ho pubblicato l'altro giorno un ragazzo mi faceva notare di specificare la cosa, il prodotto mi è stato dato in comodato d'uso per fare la recensione. Ma a prescindere da questo, spero sempre di mostrarvi quelle che sono le mie oneste opinioni su quello che è un prodotto. In questo caso c'è un bias, perché mi piacciono proprio di più a me i prodotti che riguardano il movimento del sedile, ma ve l'ho detto anche, andatevi a vedere la playlist più volte, e quella è una cosa veramente personale, non c'è una cosa oggettivamente migliore dell'altra, e dipende da voi in quale modo venite ingannati di più per un determinato effetto. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!